Endurance 60 è il capostipite di una nuova gamma di Cantiere del Pardo. Nel suo nome, il suo istinto, uno yacht per lunghe navigazioni, ma adatto anche per le brevi uscite giornaliere. A renderlo ideale per qualsiasi tipo di impiego è la sua propulsione. 2 impianti IPS 700 oppure 800 di Volvo Penta. In sala macchine 2 motori Volvo Penta D8 tarati a 600 cavalli. C'è una certa distanza tra il blocco motore e il pod drive. Questo spazio sarà utilizzato per alloggiare il motore elettrico che formerà insieme al diesel un sistema ibrido parallelo per percorrere alcune miglia senza emissioni. Per le brevi uscite è fondamentale utilizzare la barca in modo facile e ci aiuta il comando joystick che adesso ha anche la funzione Assisted Docking. Muovendo il comando joystick la barca dovrebbe andare nella direzione che ho impostato, ma se arriva una forte ventata la barca scarroccia, perdo la prua. Il sistema corregge automaticamente questa variazione e la barca va esattamente dove voglio che vada. La funzione Dynamic Positioning System tiene la barca ferma in una determinata posizione, consentendoci di attendere senza manovrare, per esempio mentre aspettiamo che si liberi l'ormeggio al distributore di carburante. Insomma, manovrare non è mai stato così semplice e ciò permette all'armatore di governare il suo yacht da solo, anche se qui è presente una cabina per l'equipaggio. Lo sviluppo di questo modello è avvenuto in collaborazione con Volvo Penta. La potenza impiegata è inferiore a quella di altre imbarcazioni della stessa tipologia, circa 18 metri di lunghezza e quasi 35 tonnellate di dislocamento a pieno carico. Abbiamo solo 1200 cavalli, ma sappiamo che l'efficienza dei sistemi di propulsione IPS è migliore del 30%, rispetto a un'equivalente motorizzazione con propulsione in linea d'asse. Quindi ci aspettiamo prestazioni interessanti. Sul sistema Glass Cockpit di Volvo Penta, su questi display, abbiamo tutto il controllo dell'imbarcazione, di tutti gli impianti e anche il controllo della navigazione con la nuova cartografia di Garmin. Il parabrezza, avete visto? È inclinato alla rovescia, come sulle imbarcazioni professionali. È più funzionale in caso di maltempo ed ha anche una importanza estetica. Ora la portiamo in planata. Stacca la scia a 11 nodi e assume l'assetto planato a 12 nodi. I motori sono a 2000 giri minuto circa e il consumo è di 90 litri ora, corrispondenti a 7,98 litri per miglio. Hanno trovato le giuste forme di carena attraverso l'analisi di fluidodinamica computazionale, scegliendo tra oltre 60 diversi progetti. Per lunghi trasferimenti si potrebbe navigare a 10 nodi. Il consumo è di 52 litri ora, 5,2 litri per miglio. Forse si può navigare anche di notte in queste condizioni? Vediamo. Direi che la silenziosità è ottima. Mentre l'armatore dorme, qualcuno può portarlo alla prossima meta. La giornata oggi è molto calda. Facciamo entrare un po' di aria naturale, non consumiamo altra energia. E diamo gas. Un incedere tranquillo, pacifico. È proprio una barca fatta per grandi traversate, magari per una bella crociera estiva. 15 nodi, carico sui motori inferiore al 70%, siamo a 9,7 litri per miglio. In virata l'angolo di sbandamento è minimo,
quindi il comfort a bordo, anche per coloro i quali generalmente non sono abituati a navigare, è massimo. E questa stabilità in virata permette di stringere il raggio quanto si vuole. Non ci sono onde, quindi le ho create e adesso le attraverso, spingendo giù la manetta. Si sente il rumore della scia qui dalla porta sul passavanti, ma non abbiamo sentito gli impatti. 100% di carico sui motori, stiamo utilizzando tutta la loro potenza, tutta la loro coppia e siamo arrivati a 24 nodi e 3. Consumo 10 litri per miglio. Adesso ci fermiamo e la osserviamo in coperta e sotto coperta. Il progetto è dell'ufficio tecnico del Cantiere del Pardo, che si è avvalso della collaborazione di Davide Leone per l'architettura navale e per le linee di carena e di Nauta Design per l'interior design. È un cabinato completamente aperto sul mare, si aprono le terrazze, la porta finestra di poppa, le vetrate, gli spazi interni ed esterni si uniscono e si sommano e danno la sensazione di una maggiore superficie e libertà. Una grande terrazza sul mare di ben 40 metri quadrati, includendo anche la plancia bagno che è abbattibile idraulicamente per facilitare l'uso del tender. Nella zona poppiera esterna, una zona pranzo protetta dal sole da un bimini elettrico che può essere usato anche in navigazione. Dal posto di governo si accede al passavanti e ovunque ci si sposta in sicurezza, anche navigando. La prua è dedicata al relax, prendisole con cuscinerie recessate e un'area aperitivi. Il Flying Bridge è una struttura leggera e non elevata per non influire negativamente sulle caratteristiche di stabilità. Gli allestimenti sono minimali e a scelta. Al divano e al prendisole, con cuscinerie a raso della struttura, si può aggiungere un mobile frigo e la seconda stazione di comando. Lo stile degli interni è attuale, leggero, arioso. Tutti i mobili sono realizzati dal reparto falegnameria, fiore all'occhiello del cantiere. Cucina e bar si trovano a poppa. Dining e lounge sono verso prua, in una zona rialzata. Sotto coperta 3 cabine e 3 bagni, un layout tipico di questa misura. L'armatore gode giustamente della cabina più grande, collocata nella migliore posizione per sfruttare il baglio massimo, che supera i 5 metri. Stile minimale, grande luminosità, c'è anche il vanity. Laccature bianche e tech biondo sono una reinterpretazione contemporanea di questa essenza d'eccellenza. La cabina VIP, posizionata a prua, ha il bagno privato ed è disponibile con letto sdoppiato o con matrimoniale. La terza cabina ha 2 letti singoli e il bagno giorno en suite. A poppa il locale equipaggio con 2 letti e una zona toilet da cui si accede alla sala macchine. Come su ogni Pardo Yachts, anche l'Endurance 60 è customizzabile scegliendo materiali, tessuti e colori. Endurance 60 di Cantiere del Pardo implanata ha lo stesso assetto che ha in dislocamento, ovvero sia offre tutta la lunghezza dello scafo al mare. Questo si traduce in una notevole stabilità longitudinale e in un elevato grado di comfort in navigazione anche sul Moss.